Prepara tus valijas y tu copa. Hoy nos vamos de viaje a la región vinícola más emblemática del norte de Italia, Valpolicella, Verona. Nuestro destino es en la prestigiosa Bodega Masi, líder en la producción de Amarone, uno de los vinos más característicos de la zona. Bienvenidos a Vinos y Placeres. Hoy llegamos a Valpolicella, la región más importante del norte de Verona, para vivir todo lo que tiene la experiencia Masi. Bienvenidos a Vinos y Placeres. Descubriremos el mundo del Amarone y la rica tradición vitivinícola de la familia Boscaini, proprietarios de la Bodega Masi. Dove siamo ora? Allora, oggi ci troviamo qui in Valpolicella classica, siamo alle cantine Masi, che nascono nel 1772. Nella Valpolicella classica, appunto, Masi nasce grazie alla famiglia Boscaini che celebra la prima vendemmia nel 1772, quindi abbiamo 250 anni di storia. Masi è esperta in quella che è la tecnica dell'appassimento delle uve e leader nella produzione dell'Amarone. Negli anni si è estesa in quella che è la produzione dei vini veronesi, quindi allargandosi anche a Lugana, Soave, Bardolino, e pian piano allargandosi alle tre Venezie grazie a diverse collaborazioni. En Masi podremos ver el presente y el futuro de la región, especialmente a través del proyecto Monteleone 21, que nos mostrará la visión y la pasión de la familia Boscaini. Un po' di l'appassimento. Cos'è l'appassimento? L'appassimento è il processo di essiccazione, diciamo, delle uve, in cui le uve perdono un 30-40% di acqua, gli zuccheri si concentrano e abbiamo l'attacco della Botrytis cinerea, una muffa nobile, all'uva corvina, che ci permette poi di avere questo senso di velluto, di morbidezza nel nostro Amarone. Le varietà delle uve che utilizziamo sono corvina principalmente, rondinella, molinara e l'oseletta, che è stata riscoperta proprio da Masi negli anni '80. E qual è il futuro del Masi? Perché abbiamo visto lo che è Monteleone 21. Mi può dire qualcosa di quello? Allora, Monteleone 21 è la nuova perla della Masi Wine Experience, il progetto di cultura e ospitalità di Masi con cui apriamo le porte al pubblico in tutte le nostre tenute che sono appunto legate da un'unica filosofia e dagli stessi valori. Monteleone 21 è un'opera architettonica che vuole proprio aprire le porte al consumatore in Valpolicella, accogliendolo in questo spazio che si andrà ad integrare completamente con il paesaggio, proprio perché ricorderà i tipici terrazzamenti della Valpolicella, le cosiddette marogne, e offrirà spazi per tour and tasting, eventi, per la nostra grande rivendita, quindi per l'acquisto dei nostri vini, e il wine bar and restaurant. Raccontami un po' di Mendoza, che è il mio luogo. Allora, a Mendoza abbiamo portato la tecnica dell'appassimento ormai molti anni fa e anche alcune varietà locali. Lì produciamo 3 vini biologici, un bianco che è il Passo Blanco e 2 vini rossi, il Passo Doble e il Corbec. Tra le uve che utilizziamo c'è proprio la corvina, un'uva autoctona veronese. E l'ultima, l'Amarone. Com'è la caratteristica di questo vino? Allora, l'Amarone è un vino complesso, possiamo dire. Le uve vengono raccolte tra la metà di settembre e ottobre e sono raccolte tutte a mano, quindi c'è già dal primo momento una grande selezione. E poi le uve rimangono ad appassire almeno 100 giorni per l'Amarone questa sera, addirittura 120 l'Amarone riserva, quindi un periodo molto lungo. Dopodiché le uve vengono pressate in maniera soffice e parte poi la vinificazione. Finito questo processo abbiamo un altro lungo periodo di affinamento, 2 anni e mezzo per il Costa Sera, addirittura 3 anni e mezzo per il Riserva.
quindi il processo di produzione è molto lungo e questo spiega poi anche i costi, possiamo dire, di questo vino. Un vino considerato il re della Valpolicella e rappresentativo soprattutto della nostra azienda. Masi es una de las bodegas más importantes y tradicionales del norte de Italia. Su compromiso con la calidad y la innovación los ha llevado a ser pioneros en la producción de Amarone. La bodega Masi pertenece a la familia Boscaini, que ha crecido en distintas regiones del mundo, incluyendo una bodega en Mendoza, Argentina. So here we are in the experimental cellar. We have the lucky to have also a experimental cellar. So we have cultivated Dioseleta, so it was an experiment and it was a good experiment. Then we have planted 48 varieties of grapes, of old grapes here in our vineyards. And these are all the experiments that we have done in collaboration also with some universities, Italian universities and French universities. And so we can say this is the Luna Park for our winemakers. We continue to experiment also the materials for the aging. So here you can see barrels of different woods. We have also a square barrel here. This was an experiment that we have tried, but unfortunately we were not so lucky because here we had a production of oxygen, so we cannot use this kind of barrels. But it's just to demonstration that Masi continues to experiment, to innovate. The barrels that we use mostly are these. They are called Fusto Veronese. The Fusto Veronese is a barrel in Slavonian or French oak that contains 600 liters of wines. Also in this case we have done some experiments and we have seen that this is the best measure of size. And this was the barrel that we use during the Roman times for the river transportation in the Adige. So here pay attention to the floor, please. We don't have the production of our wines here, but we have the experimental cellar. So as you can see, we have different kinds of tanks. Raffaele, grazie per ricevernos qui a Cantina Masi. Raccontami un po' di tua famiglia, di questa famiglia che ha Masi ora. Insomma è una bella storia di una famiglia che va indietro al 1772, quando appunto i miei avi iniziarono a lavorare questo vigneto in alta collina qui della Valpolicella, e questo vigneto si chiamava Vaio dei Masi, e quindi da allora continuamente la mia famiglia è ancora proprietaria di questo vigneto e ovviamente ha passato 7 generazioni, la mia inclusa, per portare avanti questo magnifico progetto di vino. E cosa senti tu allora con questo progetto? E cosa sento? È un po' la domanda che mi fanno tutti, un po' più semplice, mi dicono: quando hai deciso di fare parte di questo business di famiglia? E io dico sempre che non l'ho forse mai deciso, ma l'ho sempre saputo, perché è una cosa che è cresciuta dentro di me.
parlami dell'Amarone. Qual è la caratteristica di questo vino tan caratteristico? L'Amarone è un vino unico, è un vino che viene prodotto solo qui in quest'area con uve autoctone, come spesso avviene con i vini europei e italiani, uve autoctone che sono sconosciute altrove, Corvina, Rondinella e Molinara, ma la cosa più speciale dell'Amarone è la tecnica produttiva che prevede appunto un appassimento di 3-4 mesi delle uve durante i mesi invernali, e qui si concentrano zuccheri, aromi e sapori che poi producono questo vino maestoso ma allo stesso tempo gentile, un vino che ha 15-16 gradi di alcol, ha tantissimo tannino, tantissima acidità, ma in bocca è molto gentile, è proprio un signore. Qual è il mercato? Il mercato dell'Amarone, i mercati internazionali, oltre all'Italia, i mercati internazionali più importanti sono il Nord America, decisamente, ma anche il Nord Europa. Forse possiamo dire che c'è una predilezione per i luoghi del clima abbastanza freddo. Grazie mille. Prego. Ya seguimos compartiendo vinos y placeres. En este viaje hemos explorado la región de Valpolicella, conocida por sus vinos Amarone, Valpolicella Superiore y Ripasso, conociendo un poco de su historia, la cultura y la pasión que se esconden detrás de cada botella. So now we are in the oldest part of the cellar that is made of stone, as you can see, and this is the Oseleta room. So here we age only the little grapes that we have seen before, and in this case we use the barriques that contains 225 liters. In this case we need the contact with the wood, so smaller is the barrel, more contact we will have with our wines. Because here we have this kind of grape that is very full of tannins, so we have to gentle it, so we can say. In this case we need the use of the wood. With the Oseleta we produce 4 kinds of wines, so the Toar, that's our Valpolicella Classico Superiore, the Riserva of the Amarone, the Brolo, that's the selection of our Campofiorin, our most iconic wine, and then we make also the Osar. Osar is 100% of Oseleta wine, so it's a very particular wine, and we can say it's a wine for expert wine lovers. And the name comes from Osar in dialect means to express joy, when you speak loud to express joy. So when they try to do this wine for the first time, our winemakers enjoy the moment, of course. So these 4 kinds of wines are made with Oseleta. Here you have another important barrel that was done for the anniversary of the company. So in the 2022 we have celebrated our 250th harvest. So we have a long story. And this barrel is not used anymore, of course, but it's the oldest that we have. It's 130 years old. And you can see how different they were once upon a time. They were colored and with this design, particular design.
And the Costa Sera stays here for 2 years and a half minimum, and the Riserva 3 years and a half, so it's a very, very long period. The name Costa Sera comes from the fact that all the vineyards where it's produced look at the sunset. That's the best exposition of, for the production of Amarone. So Costa, the vineyards, looks to the Sera, the evening. Architectonical project. Then you will see also some rendering to see how the project will be ended. So the building will be integrated completely to the landscape. So you have to imagine that it will be covered by vineyards. So it will be a grassy hill covered by the vineyards, and it will be done with this local stone to remember the Marogne. Marogne are the typical walls of the terracements of Valpolicella, so for the cultivation. So it will be completely integrated to the landscape of Valpolicella. The project is a sustainable project with the minimization of the impact on the territory, on the environment, with renewable energies, and we will see inside the Agora. Agora is the square, we can say, of the Amarone. It's a place to welcome our visitors in Valpolicella, so it will be a real entry gate of Valpolicella. Ciao vinos y placeres, siamo qui in Valpolicella Classica, alle cantine Masi. Gracias por acompañarnos en esta nueva experiencia de vinos y placeres. Hasta la próxima. ¡Salud!